Allora ragazzi, cosa sono i dazi? Perché Trump ha imposto questi dazi? È un pazzo criminale che sta facendo e sta in qualche modo ricercando il piacere personale, l'interesse personale o dietro c'è una strategia? Questo è importante chiederselo ragazzi perché il mondo sta cambiando, questi dazi non sono solamente delle imposizioni economiche che collegano di nuovo i paesi, sono il cambiamento radicale degli equilibri mondiali fra le nazioni e quindi il successo da qui a 10, 20, 30 anni di alcune nazioni. Se alcune nazioni giocano male le proprie carte all'interno di questo scacchiere, un domani non avranno più la loro leadership, il loro riconoscimento all'interno di un ambito internazionale. Questo è da tenere in considerazione, ragazzi. Quindi, prima di fare delle considerazioni tranchant e dire che c'è un pazzo criminale che sta facendo delle attività assolutamente illogiche, dietro c'è una logica molto forte. Trump, seppure sicuramente faccia delle cose per interesse personale, dietro c'è una ragione politica ed economica. La ragione economica è che i dazi sono stati imposti per cercare di ridurre il debito commerciale. Voi sapete perfettamente che l'America importa molto, molto di più rispetto a quello che esporta e questo crea dei problemi di spesa, ragazzi, crea dei problemi di spesa e anche dei problemi di crescita. Come si fa a crescere ulteriormente? Noi sappiamo che questo mondo, volente o nolente, è basato sulla crescita, cioè per essere in qualche modo valutati e performanti, ma anche nella vostra azienda ormai sempre di più i parametri quali sono? Si danno dei target a inizio anno e si dice tu devi raggiungere questo target di crescita, se raggiungi questo target hai questi bonus, ipotizzo. Si postano sempre dei target che sono di crescita, ok? Rispetto all'anno precedente e così sono i paesi. Come un'azienda ogni anno bisogna crescere. Questo chiaramente in qualche modo è basato sui nostri modelli economici che sono probabilmente sbagliati perché non ci può essere una crescita continua e sicuramente creeranno dei grossi danni, ma questo è il mondo. Quindi la crescita è necessaria e se si vuole continuare a crescere, quindi avere un ruolo fondamentale all'interno del panorama mondiale, l'America deve continuare a farlo e per farlo cosa deve fare? Deve ribilanciare questo deficit commerciale, cioè deve importare meno rispetto a quello che esporta, cioè bisogna incentivare la produzione interna. E come farlo? Attraverso dei dazi, cioè cercando in qualche modo di importare meno beni, facendoli pagare di più e quindi cercando di sviluppare internamente quei beni o quelle materie che invece vengono importate da altre parti. So ragazzi, noi possiamo poi avere, io non faccio dei discorsi legati a degli aspetti umanitari, a degli aspetti sociologici, quindi rispetto anche delle altre nazioni, non è questo il canale, io ho la mia opinione, ma non è questo il canale sul quale parlarne, io parlo unicamente di politica ed economia e da un punto di vista economico Trump sta facendo l'interesse dell'America, cioè sta cercando di continuare, di far continuare l'America perché probabilmente si è reso conto che ormai è ai massimi e di più non si può crescere perché negli ultimi anni è stata trascinata da queste 7 sorelle che hanno fatto dei fatturati mostruosi e probabilmente si incomincia a vedere delle crepe nel sostentamento di questa crescita continua. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna dare stimolo alla crescita interna, ok? Quindi disincentivare l'acquisto da nazioni estere. Ok? Oltretutto, cosa succede? Che la forte importazione aumenta anche il debito pubblico. Sicuramente c'è un doppio aspetto. Infatti, Trump cosa vuole fare? Non ha solamente messo dei dazi, ha anche chiesto ad Elon Musk, attraverso l'istituzione del Doge, questo Dipartimento per l'ottimizzazione delle spese pubbliche, di abbassare la spesa pubblica. E questo è un altro punto fondamentale, cioè aumentare la produzione di beni interni per diminuire l'importazione e tagliare le spese. Le spese pubbliche sono sia correlate anche a questi dazi, ma in particolar modo è un altro aspetto, secondo me, fondamentale per definire come, in qualche modo, dietro l'idea di Trump di abbattere questo deficit commerciale e di diminuire le spese pubbliche ci sia un'idea. Quindi i dazi partono principalmente da una ragione economica.
l'America, se vuole continuare a crescere, vuole continuare ad essere predominante, vuole continuare ad aumentare il PIL, visto che la Cina continuerà ad aumentarlo e prima o poi si pensa la possa pareggiare, deve andare in questa direzione di ribilanciamento commerciale. Secondo grosso punto è chiaramente quello della difesa delle industrie americane dalla concorrenza estera. Cioè ci sono dei settori, precedentemente se la Cina faceva poca paura, nel senso che era un produttore di materie semplici, no? Cioè noi compravamo il giochino, compravamo l'evidenziatore, compravamo quei materiali che in qualche modo possiamo definire poveri. Adesso si sta impossessando la Cina di quei business strutturali perché strutturano l'economia di un paese, fondamentali, ok? E quindi l'America incomincia a avere paura. Comincia ad avere paura del settore automobilistico e quindi deve difenderlo. C'è Tesla, no? che è un elemento importante all'interno del panorama americano ed internazionale, che sta vedendo che BID sta uscendo e sta vendendo più di Tesla. Tesla sta prendendo delle botte incredibili dovuta alla diminuzione delle vendite, stanno aumentando quelle cinesi. La tecnologia e i colossi asiatici stanno sempre più sviluppandosi così in social network, con gli e-commerce, e quindi in qualche modo anche questo è un altro settore fondamentale, il settore dell'acciaio, cioè ci sono dei settori fondamentali che costituiscono le colonne portanti dell'economia che si stanno sviluppando anche in Cina, e questo fa paura, e quindi Trump vuole difendere in qualche modo questi settori e questi elementi. Perché? Perché ragazzi, se cade uno di questi elementi, la gente si impoverisce, non spende più. Se voi pensate che possa cadere un mercato come quello del settore automobilistico perché la maggior parte delle persone compra il prodotto cinese, questo crea povertà nel paese dove non viene prodotto quel materiale. E quella povertà, ragazzi, è dilagante, perché non si parla di 1000 persone che lavorano in America nel settore automobilistico, centinaia di migliaia, quindi si crea una povertà diffusa. Dove li vai a mettere queste persone? Dove vanno a lavorare? Come creano il reddito? E senza quel reddito non ci sono consumi, e senza consumi non c'è crescita, ragazzi. Perché? Perché il mercato americano consuma tantissimo internamente, tantissimo, ma esporta poco. Quindi bisogna ridisegnare la bilancia commerciale e bisogna in qualche modo difendere le settori trainanti e strutturanti della propria economia. Questo è il secondo punto. Il terzo punto, chiaramente, è quello di dare qualche segnale, no? Se tu sei troppo dipendente dalle importazioni di altri paesi, ne sei in qualche modo dipendente, ok? Lo dice la parola stessa, cioè dipendente dalle decisioni degli altri. E se tu hai dei problemi con gli altri, sei sempre passivo, cioè se gli altri ti aumentano i prezzi, tu devi acquistarli e pagarli di più perché non hai la possibilità di averli in casa e di produrli internamente in casa. E quindi questo vuol dire che gli altri hanno più potere, quindi tu sei passivo rispetto, non lo so, alla Cina, rispetto al Messico, che è un grandissimo esportatore verso l'America, verso l'Europa e via discorrendo. Quello che vuole fare Trump quindi non è solamente un ribilanciamento economico, ma anche un ribilanciamento politico. Cioè, se sull'Europa, ma soprattutto in Italia, ha avuto sempre un predominio radicale, è chiaro che con altri paesi questo può non esserci, e può esserci un grosso problema politico successivamente. Quindi le tensioni, questo ribilanciamento economico diventa anche politico per avere più potere contrattuale, o meglio di contrattazione, rispetto agli altri paesi con i quali si ha questi rapporti economici. E poi, ragazzi, c'è un altro punto, e questo probabilmente è un punto fondamentale per Donald Trump. Cioè, dietro ci sono delle strategie elettorali, no? È chiaro che Donald Trump ormai è al secondo mandato, quindi cioè al suo ultimo mandato, ma questo gli dà prima di tutto più libertà in assoluto per poter fare quello che desidera, anche perché ha la maggioranza, almeno adesso, per decidere e mettere giù le proprie attività. Ma il fatto di in qualche modo di allisciarsi i propri elettori, è vero che in questo momento apparentemente sembra che ci sia una breve discesa, ma tutti i governi nel momento che vanno al potere
tutte le persone che vanno al potere hanno una leggera discesa, perché poi il potere porta a prendere decisioni che possono essere impopolari, ma in qualche modo questo conservatorismo risponde anche un po' alla sua campagna elettorale, quindi in qualche modo quello che è stato detto viene rispettato, cioè questo fare di nuovo grande l'America, quindi dargli un ruolo centrale non solamente a parole ma anche come produttività, come l'America Dream, no? Di essere di nuovo grandi perché si produce internamente quel sogno americano di essere i numeri uno, di essere i più importanti, è alla base dell'elettorato di Donald Trump e quindi sta titillando un po' anche quegli aspetti. Quindi le ragioni dietro ai dazi non sono quelle illogiche di un pazzo che sta cercando di seminare odio all'interno del mondo, sta cercando di riequilibrare, secondo gli interessi propri e quelli dell'America, di posizionare di nuovo l'America in determinati parametri, secondo le proprie idee, che possono essere giuste o sbagliate, ma questa è l'analisi oggettiva di quello che sta succedendo. Ma questo chiaramente produce indissolubilmente dei rischi, delle problematiche, perché questo è indubbio, ragazzi, soprattutto nel breve periodo. Nel breve periodo lo stiamo verificando, questa instabilità sta creando delle ansie negli investitori, perché chiaramente i paesi colpiti a loro modo reagiscono dicendo che anche loro instaurano dei dazi verso l'America e via discorrendo. Ma vi faccio l'esempio, l'Italia si paventa questo, il fatto di mettere dei dazi sul vino. Voi pensate che noi esportiamo la maggior parte del nostro vino all'estero, in particolar modo in America? Quindi capite bene che se dal punto di vista nostro importiamo di meno, scusate, esportiamo di meno, il PIL cala perché il vino, la parte non gastronomica, pesa in maniera forte all'interno del nostro PIL italiano. Quindi il nostro PIL si contrae, la nostra crescita si contrae. Cioè questo è un problema, capite? C'è il problema che non si rispettano dei parametri di crescita. Quindi il primo problema è che questo crea della volatilità nei mercati e questa, ragazzi, ce la dobbiamo aspettare. Io ve l'ho detto già negli altri video, ci sarà sempre di più queste tensioni commerciali, economiche, politiche tra le varie nazioni, perché si sta ridisegnando il mondo. Quindi dobbiamo sapere che c'è volatilità. Il punto numero 2 è che chiaramente ci sono queste ritorsioni commerciali, no, collegate. Tu mi fai questo, io ti faccio questo può portare a delle escalation problematiche non solo più economiche, ma anche in qualche modo di conflitto. Ecco, questa è una cosa che è molto pericolosa, che deve essere considerata, cioè i problemi economici possono diventare problemi civili e in qualche modo anche di guerra e cose del genere. Quindi su questo dobbiamo fare molta attenzione, questo è un rischio molto grande. E poi c'è un rischio economico, cioè il fatto che questo crea inflazione, perché c'è un aumento dei prezzi. Cioè, se io voglio importare lo stesso in America il vino, al posto di pagarlo 10 euro a bottiglia, lo pagherò con i dazi 20 euro, 25 euro, 30 euro a bottiglia. Questo è un aumento per il consumatore, no? Che chiaramente poi magari cercherà delle alternative a dei vini argentini, ad esempio, ma troverà i prezzi più cari. Quindi un'inflazione e in qualche modo c'è una riduzione dei consumi, perché io consumo di meno se i prezzi aumentano e il mio salario non aumenta, ok? Quindi in realtà in questo momento se non si trova come dire, se nei prossimi anni non si trova un bilanciamento corretto, questo può causare veramente una contrazione dei consumi forte, quindi quella che viene, si pensa a una recessione, ok? Quindi tutto questo crea meno consumi, meno crescita economica perché in qualche modo le imprese producono di meno, possono importare meno, quindi non solamente perché vendono di meno, ma anche perché possono importare meno, possono costruire di meno, possono produrre di meno perché devono magari prendere le materie prime da un altro paese e quindi lo pagano di più. Quindi questo vede un'inflazione, una crescita dei prezzi, ma anche una riduzione dei consumi. Qui giocherà un ruolo fondamentale la politica, la Fed e la Banca Centrale Europea, via discorrendo, per cercare di mantenere quegli equilibri. Quindi quello che voglio dire è che sicuramente in questo modo, in questo mondo, l'investitore deve fare molta attenzione, cioè
adesso stiamo parlando delle probabilità di quello che possa succedere con questi dazi. Adesso c'è stata una correzione leggera, no? Fino a questi giorni, almeno fino a quando ho registrato il video, voi lo vedrete qualche settimana dopo, magari poi le cose cambieranno, ma questi sono i pilastri di questa analisi, cioè i dazi ci saranno, ci sono, e credo anche nel futuro che ci sarà sempre più un bilanciamento tra le nazioni per cercare di creare un'autonomia, no? C'è quello che sta cercando di creare l'America, è un'autonomia produttiva, per questo che vuole prendersi la Groenlandia, per questo che vuole l'Ucraina. L'Europa al suo tempo vuole anche lei avere un'indipendenza energetica, infrastrutturale e via discorrendo, vedete cosa sta facendo la Germania, e la Cina idem. Quindi ragazzi ci saranno sempre queste cose qua e questo può causare un indebolimento negli anni della crescita. Quindi questo vuol dire che le azioni, ragazzi, potrebbero subire in alcuni paesi o in molti paesi di riflesso un periodo magari non di crescita come c'è stato adesso, o di decrescita o di stabilizzazione, no? di stagnazione. Quindi questo vuol dire che bisogna cercare di diversificare il proprio portafoglio, a mio parere, non solo da un punto di vista geografico, ma anche come asset, cioè di dire, ok ragazzi, però io ho anche un appartamento che metto a rendita, oppure lo compro e me lo posso tenere perché quello è come dire, mi dà una certezza di poterlo vendere domani e di farci dei soldi e via discorrendo, cioè diversificare i propri investimenti. Ragazzi, ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate, secondo voi se c'è qualche altro elemento fondamentale, cosa succederà da adesso in avanti sulla borsa americana e le altre borse in relazione a questa scelta di Donald Trump dei dazi.